Buonasera ragazzi, prego. Buonasera a tutti amici e amiche di AVIR, Associazione Vivere Risorgimento. Io sono Carlo, sono appunto un socio dell'associazione, tutt'oggi militante nelle fila del Sentier Régiment d'Infanterie de Ligne. Ho al mio fianco i miei amici e colleghi Fabio. Buonasera a tutti. E Leonardo. Buonasera. Ecco, è mio grandissimo piacere quindi iniziare questa prima live che abbiamo avuto la voglia un attimo di proporvi, un po' per aggiornarvi sul nostro materiale che stiamo utilizzando per studiare un po' più nel dettaglio tutte le informazioni che possono esserci utili al fine di migliorare dal punto di vista qualitativo per proporre la storia nella maniera più verosimile possibile. Io appunto, come definito, milito nelle fila del Sentier Régiment d'Infanterie de Ligne, come anche i miei amici, AVIR è un gruppo che si compone di altre realtà. Abbiamo anche un gruppo di chasseurs à pied, il sesto chasseurs à pied, che appunto si occupa di rievocare appunto il gruppo di cacciatori a piedi sempre risorgimentale, quindi della seconda guerra d'indipendenza. E abbiamo anche il compartimento austriaco, un gruppo di appunto Jäger Battalion quarto e nono. Che appunto militano con noi da un po' di tempo. Bene, quindi volevamo un po' aggiornare tutti. Ed anche carabinieri. Anche è vero, carabinieri scusate. milanesi del 66 che parteciparono alla terza guerra d'indipendenza, comandati dal generale Garibaldi, che combatterono nell'Alta Bresciana, sulle valli, e poi in Trentino. Una realtà a tutto tondo, potremmo dire. Peraltro facciamo lo spoiler, verosimilmente la battaglia che verrà ad essere organizzata a Padenghe, qualora riuscirà ad essere costruita, sarà proprio gestita da Vivere il Risorgimento e sarà nel periodo di fine aprile e tratterà proprio una pagina molto interessante che è quella del 1848, nel particolare le vicende padenghine di Don Boifava, che qui proprio si sono svolte. Quindi sarà un anno, un 2024 molto interessante, e manco fossimo il trio di Viva Rai 2, ecco, siamo qua un po' per raccontarvi le nostre attività. Or dunque, in questa prima serata illustriamo un po' su che cosa stiamo lavorando. E appunto abbiamo qua un po' di materiale, come ad esempio il fantastico, originale Journal Militaire del 1858, che è il Journal Militaire di riferimento della seconda guerra di indipendenza, e che racconta. E che cos'è il Journal Militaire? Ecco, diciamolo per non... anzi, vuoi parlarcene di te, Carlo, di che cos'è il Journal Militaire? Certamente. Allora, il Journal Militaire è un compendio descrittivo in merito a quelle che potessero essere tutte l'equipaggiamento, le uniformi, ma anche disposizioni di natura transitoria e appunto anche in ferma prefissata degli elementi organizzativi dell'esercito francese. Nella fattispecie questo è appunto il numero sesto, ne esistono appunto diversi prima di quest'ultimo, sempre dello stesso anno, che vanno a descrivere sostanzialmente tutti i corpi che costituivano l'esercito francese nell'ambito fino al 1858. Banalmente vengono ad essere descritte anche le derrate alimentari che dovevano essere fornite all'esercito per favorire il sostentamento dei soldati. Quindi non si tratta solo di un testo da consultare sicuramente in maniera importante per ottenere informazioni salienti per quanto riguarda l'uniformologia e anche tutti i dettagli che quindi poi a noi possono interessare, ma è proprio un testo interessante anche per immergersi in quello che poteva essere il contesto sociale, civile e militare all'interno dell'ambiente 1858, quindi prima dell'importantissimo anno ovviamente della battaglia di Solferino e San Martino, che poi descrisse, come i miei colleghi sicuramente più informati di me dal punto di vista storico, descrisse le sorti del nord Italia, come ben sappiamo a seguito della seconda guerra d'indipendenza. Un'ultima osservazione in merito appunto al testo. Il testo è fornito da quelle che vengono chiamate planche, ovvero sia delle immagini che si riferiscono ai cartamodelli, che ho voglia appunto di mostrarvi. Questi cartamodelli molto rari, che vengono ad essere in realtà osservati da
pochi siti online di grandi appassionati con il quale noi ci stiamo ora a cui ci stiamo noi ora rivolgendo al fine di andare a migliorare e perfezionare tutto quello che è il nostro contesto e discorso uniformologico, sperando chiaramente nel tempo di riuscire ad ottenere un livello di precisione tale da poter fornire a noi, a voi, i nostri cari amici, followers, ma anche appunto a tutti i nostri comunque followers nella vita quotidiana delle nostre rievocazioni storiche, qualcosa che possa essere il più originale e il più preciso possibile, ecco. Intanto Daniele Garagnani ti saluta. Ciao Daniele, caro Sacco, lui si chiama Sacco, è membro del gruppo storico Montichiari, è un ragazzo molto simpatico. Mi raccomando, impara bene anche tu, anche lui vuole fare lo storico, quindi abbiamo, ecco, lui lo è praticamente, tra poco si laurea, pertanto dai, tanto... È stato un bel percorso triennale a Milano, te lo consiglio, e assolutamente ti permette di conoscere davvero bene la storia a tutto tondo, dall'antica, medievale, moderna e contemporanea, per poi scegliere il periodo che più ti piace, e ovviamente nel mio caso è contemporanea. Ma che qualità che abbiamo a vivere il Risorgimento, ma che qualità pure gli storici, e oltre che appassionati, ecco. Esatto, quindi oltre questo primo documento ufficiale, il Journal Militaire, comunque abbiamo recuperato anche altri testi dei capofila, possiamo dire, delle testimonianze anche francesi, come abbiamo qui il racconto della campagna d'Italia di Marc Bonafoy, un soldato semplice che sa raccontare tutte le vicende della seconda guerra di indipendenza dall'ottica francese. Ovviamente lui era un giovane allevatore di tacchini che è partito volontario per sfuggire anche alla miseria delle campagne, e ben presto si è ritrovato sul confine con il Piemonte, fra Francia e Piemonte, sulle Alpi, bagnato fradicio. C'è stata una tempesta durante l'attraversamento delle Alpi, e in questo suo libro, in questo suo diario personale, ci racconta proprio cosa è successo e come è successo, quindi una testimonianza importantissima. E oltre a questo poi abbiamo altre eccellenze, come i libri dello studioso dotto, come accadde a Solferino, che invece è un'opera storiografica di racconto delle vicende proprio della battaglia di Solferino, e poi ovviamente per i tecnicismi militari le armate del 1859, Gentile Valletta si può far vedere, eccolo qua, che racconta invece i tecnicismi militari, nello specifico delle armi che sono state utilizzate durante la campagna della seconda guerra di indipendenza. Poi c'è da dire, noi tre, poi anche altri membri, altri soci di Vivere il Risorgimento che sono qui connessi stasera con noi, facciamo parte del tavolo di lavoro del cosiddetto gruppo ricerca, e stiamo studiando, ci stiamo mettendo d'impegno per studiare diversi aspetti, ecco, del panorama della seconda guerra di indipendenza. Come il nostro Carlo sta approfondendo il lato militare, il lato della sanità militare, sì. E invece Leonardo il lato anche collegato con la guerra franco-prussiana, di cui abbiamo anche qua un importante documento che adesso... Un importante volume coevo scritto da un analista, possiamo dire, che nel 1870 e poi nel 1871 narrò e descrisse quello che avveniva sui campi di battaglia della Francia, di Sedan e di tutte le altre battaglie, e lui proprio lo raccontava. Quindi è una fonte davvero, davvero fenomenale per poter descrivere quella guerra. Ecco. Peraltro vedo collegato Andrea Cavalli, grandissimo amico, che ringrazio personalmente, e soprattutto anche per avermi ispirato in realtà, vista comunque la mia vicinanza all'argomento medico, come citava precedentemente Fabio. Comunque del resto, appunto, studiando medicina talvolta riscontro delle interessanti osservazioni che hanno fatto medici del passato, senza neanche appunto andare troppo indietro, come del resto possiamo vedere per le appunto campagne militari francesi 1859, e soprattutto qualche anno dopo qualche giovane medico militare che non ha assistito direttamente alla battaglia, i dottori Calmette e Guérin, che diventeranno importantissimi nel 1890 per lo sviluppo del primo vaccino antitubercolare, che a tutt'oggi è ancora chiamato bacillo di Calmette-Guérin.
e da quel momento ho capito che forse dovevo un attimo informarmi in maniera più precisa in merito alla medicina militare e soprattutto l'impatto che ha voluto avere anche nell'ambito del contesto sociale, civile, medico-clinico, non solo militare, quindi interessandomi prevalentemente alla pratica chirurgica, alle famose amputazioni che purtroppo se ne sentono e se ne vedono di tutti i colori in merito ad una pratica che in realtà era molto diversa, sicuramente tutti la conosciamo, ma che da un punto di vista tecnico-pratico è molto diversa rispetto a come spesso viene ad essere interpretata anche dal punto di vista dei film. Mi viene in mente uno dei miei film preferiti, Master and Commander, la famosa scena dell'ufficiale nocchiero che viene ad essere appunto amputato dal grandissimo medico militare di questa nave. Ecco, in generale trovo sia veramente interessante dal mio punto di vista andare a spendere tempo nel ricercare quello che, spero non si offendano, i miei precursori hanno fatto al loro tempo e spero quante vite abbiano salvato durante queste campagne estremamente sanguinose, dove ovviamente non esistevano antibiotici, non esistevano anestetici, non esisteva tutta la tecnologia che oggi ci accompagna. Quindi un grazie ad Andrea anche per avermi ispirato un po' con la sua passione, la sua incredibile professionalità nell'interpretare questo ruolo che appunto è l'ufficiale medico dell'esercito sardo piemontese. Un grazie anche a loro perché mi stanno dando comunque l'opportunità di poter fare questo tipo di ricerche e anche di poterle presentare a voi. Spero in futuro di riuscire assieme a fare magari anche delle conferenze quando riuscirò a concretizzare tante delle informazioni, e quindi ecco, spero anche magari un giorno di poterne parlare assieme a tête di questi argomenti che a me sono tanto cari, ecco. Come abbiamo detto prima, all'inizio, che è connesso fin dall'inizio, l'ha sentito, 2024 per vivere il risorgimento sarà un anno pieno di novità e ovviamente pieno di novità anche per il nostro pubblico, quindi convegni, conferenze, eventi, stay tuned, si dice così, Sì. ok? State connessi perché se ne vedranno delle belle, decisamente. Qua abbiamo parlato della sanità militare del 1870, io sto approfondendo invece il lato della disciplina militare, una disciplina che possiamo dire quella francese veramente, veramente frastagliata. Per citarne uno, il generale Soyer, ok, si lamenta proprio del fatto, sì, ci sono i regolamenti, c'è il manuale 1831 della fanteria, ma nessuno li rispetta, quindi un panorama estremamente interessante e stimolante per noi che li studiamo, giusto? E spero per, insomma, quando si concretizzeranno in progetti, opere, convegni e quant'altro, molto stimolante anche per voi che ci seguite. Quindi quella di stasera in realtà vuole essere una semplice chiacchierata fra amici, fra appassionati di storia, quali siamo noi tutti qui connessi e in presenza, e per presentare questa iniziativa, questo tavolo di ricerca, ma ripeto, stay tuned, perché di novità, di cose interessanti se ne vedranno e come. Quindi, di scalette quindi stasera non se ne erano organizzate, anzi mi sento molto RTL 102.5 in questo momento, quindi se si vuole parlare di qualcosa, se il pubblico ha delle domande, non so, vabbè che siamo in 7 connessi, però se c'è qualcuno che non appartiene al mondo rievocativo, che ha delle domande riguardo a che cosa è la rievocazione storica, e che cosa sono tutti questi libroni di cui abbiamo parlato adesso, E ce ne sono molti sugli scaffali. Questi sono un piccolo compendio della realtà che Esatto. sottende le nostre spalle, ecco. Comunque credo interessante anche un po' l'aspetto camaleontico che forse possiamo ricercare anche all'interno dei nostri studi, perché non solo per suo interesse personale, ma io chiederei ad esempio a Leonardo di parlarci un po' della scelta che ha fatto di studiare prevalentemente l'età franco-prussiana di queste guerre interessanti, magari anche dal punto di vista del contesto sociale. La guerra franco-prussiana ha la particolarità di essere una guerra, parlo per la storiografia italiana, davvero poco studiata. Io quando ho preso in mano, ho iniziato per una tesi, la prima cosa che fai per cercare documenti, per cercare informazioni, libri, manuali, una normalissima ricerca su Google, manuale monografico guerra franco-prussiana.
E quindi mi sono reso conto che davvero non ce n'era. In italiano si fa davvero fatica a trovare cose, a trovare materiale. E da un lato è ancora più affascinante e coinvolgente, perché ti dice, c'è una motivazione in più, perché dici davvero c'è un territorio che è poco studiato, comunque molto di nicchia rispetto ad altre, pensiamo alle guerre successive, ovviamente alla prima guerra mondiale, quindi siamo proprio completamente in un contesto differente. Guerre precedenti, c'è la seconda, la terza guerra d'indipendenza, così, quindi cose molto più sentite anche per noi italiani, ovviamente. Ma se noi andiamo a pensare, la guerra franco-prussiana, o come piace chiamarla a me, franco-germanica, perché era una guerra dove hanno combattuto tutti i tedeschi e non solo i prussiani, è una guerra che ha permesso agli italiani di prendere Roma. Se i prussiani non avessero attaccato e non ci fosse stata la battaglia di Sedan, l'esercito italiano non avrebbe potuto invadere il Lazio e prendersi Roma. Quindi è davvero un evento che si collega con la nostra storia, perché ovviamente la storia d'Europa è tutta connessa. Beh, direi che insomma soddisfa anche il ragazzo, è interessante. Comunque, partendo da un contesto storico che è appunto quello del nostro 59, delle appunto battaglie risorgimentali della seconda guerra di indipendenza, riuscire anche appunto a trascendere all'interno di argomenti che sono nell'immediato successivo, quindi nell'arco del 1870. 11 anni. 11 anni. Esatti. Considerate che molti soldati che sono venuti a combattere in Italia hanno combattuto nel 70 e molti di loro sono stati fatti anche prigionieri, quindi dalla gloria dei soldati, delle vittorie di Magenta, di Solferino, a essere catturati. Da questa, diciamo, epopea dell'esercito francese che si considerava invincibile e che invece ha subito una disastrosa sconfitta. Voglio cogliere l'occasione per salutare, visto che si sono collegati, gli amici del gruppo storico Carabinieri Genovesi. Credo che dietro ci sia appunto il caro Daniel, quindi se sei tu ti saluto, altrimenti chiunque esso sia. Grazie per essersi collegati appunto alla live, è una diretta molto semplice per i nuovi collegati, una diretta molto semplice, una chiacchierata su quello che vuole essere un po' l'intento del futuro, cioè amplificare anche assieme a voi le nostre conoscenze nell'ambito risorgimentale ed esporvi quelli che possono essere i programmi di ricerca, quindi che possono portarci sempre a migliorare la nostra curiosità e soprattutto le nostre esperienze nell'ambito prevalentemente risorgimentale. Spero un giorno di avere l'occasione di poter trattare assieme a tutti voi, carabinieri genovesi, i ragazzi appunto dell'Acri, del gruppo storico Montichiari e tutti coloro che fanno parte appunto della nostra realtà risorgimentale, anche ragazzi dell'ANI sicuramente, magari parlare appunto assieme di questi contesti storici anche all'attenzione di personaggi di calibro importante. Adesso lui ovviamente tra poco diventerà storico ufficialmente, si laurea e quindi il pezzo di carta gli dà questa opportunità. Parlare anche con il professor Zanca, fra l'altro membro attivo dell'Associazione Napoleonica d'Italia. Chissà, magari un giorno arrivare anche a fare qualche video con il grandissimo professor Barbero, ecco, sa. Sono tutte quelle cose che sono sogni, ma che speriamo potranno diventare in futuro delle realtà. O no? Altro che di storici, poi il nostro territorio ne è pieno e anzi l'associazione Vivere il Risorgimento ha numerosi e fruttuosi contatti con questi storici locali del territorio, ma certamente di un certo peso. Quindi un'attività che vuole essere davvero il più concreta e il più seria, ecco, scientificamente e storicamente parlando, possibile, ecco. Ma invece te, Carlo, sì, perché la seconda guerra d'indipendenza è famosa per il fatto che c'è stata una ridunanza a Solferino dopo la battaglia di San Martino a Solferino, che ha visto appunto lo strazio dei corpi, dei feriti. Ma quindi, cioè, tu non hai parlato di Croce Rossa, hai parlato di un sistema sanitario militare. Quindi dell'esercito. Sì, assolutamente. Esisteva io non ne ho mai sentito parlare, quindi è qualcosa di interessante da approfondire. Tu dicevi prima perché hai approfondito, perché te hai approfondito invece questa cosa? Certo, le tue conoscenze te lo permettono ovviamente, però non la Croce Rossa. No, allora, l'ha nascosto.
Domanda credo estremamente interessante, anche perché da un lato giustamente il territorio, il paese da cui vengo, insomma Grolla di Castiglione delle Stiviere, fra l'altro proprio il posto forse assieme a Medole all'interno del quale si è svolto proprio il primo contatto dalla battaglia di Solferino e San Martino alle prime luci dell'alba. Ecco, dato che a Castiglione appunto ero adjunante in corrispondenza anche appunto del Duomo di Castiglione delle Stiviere, che diventò tramite Don Barzizza un vero e proprio punto di ricovero per tutti i soldati civili e appunto personale ferito durante la battaglia, ho pensato che si è già parlato, non in senso ovviamente costruttivo, fin troppo di queste gesta sicuramente eroiche, gesta importanti che gettano tutt'oggi le basi per servizi di tutela della salute umana, che peraltro entrano all'interno della Convenzione di Ginevra, quindi sono stati dei passi in avanti per l'umanità, tanto importanti quanto tante altre osservazioni che sicuramente faranno i miei colleghi più scientificamente di me in merito a quelli che possono essere i diritti che poi sono stati ottenuti a seguito delle battaglie franco-germaniche, come dice appunto Leonardo. Il mio interesse nasce dalla ricerca di qualcosa di più militare, più specifico, più accademico, che non fosse ancora trattato e che forse dignitosamente si merita di poter essere amplificato come discorso. Un discorso molto complesso, prima di tutto perché è molto difficile trovare dei manuali. Purtroppo le scuole militari non esistevano ancora, le scuole di medicina militare non esistevano. Lo studente di medicina che appunto approcciava il mondo durante quegli anni era già di per sé, una volta entrato all'interno del contesto militare, ovvero sia nel contesto poi dell'esercito francese, diventava direttamente un ufficiale medico, apprendista dai chirurghi militari, dai medici militari, dagli ufficiali medici. E di conseguenza, ecco, questi studenti avevano la possibilità proprio di toccare con mano, talvolta in contesti molto drammatici, queste esperienze. Voglio ricordare una citazione che fece la grandissima Florence Nightingale, infermiera che noi tutti conosciamo, dell'Ottocento, della appunto guerra di Crimea, la quale vedeva e ha lavorato su queste navi inglesi che diventavano dei veri e propri ospedali durante le battaglie, e appunto lei ricorda che queste navi ormeggiate erano dominate da urla, erano dominate da appunto uomini che tagliavano altri uomini, e l'acqua che circondava appunto queste navi era così piena di appunto arti amputati che ha reso a me personalmente, anche se sono dell'ambito, una visione particolarmente contrita della situazione. E quindi voglio ridare dignità a quelli che poi sono diventati per i professionisti degli importanti professori poi della accademicità medica a livello internazionale e mondiale. Scrissero dei trattati. Il grandissimo Paul Broca, neurologo appunto francese, è stato un medico militare. Quest'ultimo appunto poi si è interessato alla neurologia, ha gettato le basi appunto alla moderna neurologia, ma Calmette-Guérin citati prima, ne esistono anche molti altri che hanno fatto storia militare e che poi sono diventati la base dell'osservazione medica tutt'oggi. Quindi ecco, il mio obiettivo è quello, ridare vita a soggetti che altrimenti danno nomi a delle importanti manovre oppure patologie. Ecco, vorrei un attimo soffiare via la polvere dalla loro biografia e cercare un attimo di portarla a voi in un linguaggio che possa essere per me e per voi il più semplice ma il più accurato possibile. Giustissimo, bello, veramente progetto interessantissimo, anzi mi verrebbe da dire non solo Croce Rossa. Croce Rossa, per carità, è importantissima, ma non solo. Colgo l'occasione per salutare il club di Rotaract Castiglione che si è collegato, Bresolin Lorenzo, bravissimo videomaker che ha prodotto per l'associazione Vivere il Risorgimento un cortometraggio in occasione della rievocazione che c'è stata a Parco Sigurtà l'estate scorsa. Bellissimo, grazie mille, andate a vedere il suo profilo, bravissimo davvero. E salutare anche Alessandro Casarini, il nostro responsabile social, ciao Tenten, e l'amico del nostro profilo Storia Brutale che ci sta seguendo in questa live, dicevamo appunto introduttiva. Oltre a noi poi gli altri membri del gruppo ricerca, penso a Federico ad esempio, o penso anche a Elisa Zanola, la nostra vivandiera, stanno ovviamente andando avanti con altre ricerche, penso alle tecnologie
portate avanti dal nostro Federico, allo studio delle tecnologie usate sul campo di battaglia, proprio pensate anche telegrafi, gli antisignali delle radio, quindi insomma un mondo che nel 1859 stava cambiando. Poi la situazione delle donne con la nostra Elisa Zanola, che è molto esperta nel settore, quindi un tavolo che mi verrebbe da dire insomma competente, serio, bellissimo, ovviamente cioè, lasciatelo dire ragazzi, e appassionato insomma su un bel ventaglio di argomenti. E... manca un'altra considerazione, sì. E tu invece parlaci un po' dei tuoi progetti. Come dicevo prima, io sto studiando invece la disciplina militare. Ho studiato l'École du Soldat et des Pelotons del 1831, adesso sto approfondendo attraverso le opere come del Bellon, sì, del Tom V del Bellon, la storia della fanteria francese, un denso documento che racconta tutte le ordinanze del Ministero della Guerra dal 1852 fino al 1870, quindi in quei felici anni del secondo impero francese. Ecco qua. E poi sì, ovviamente tutte queste nozioni che noi adesso vi stiamo esponendo in maniera prettamente teorica, il frutto, la concretizzazione vuole essere anche un arricchimento del panorama rievocativo, quindi di quello che faremo e di quello che voi pubblico potrete vedere e vivere con noi proprio al momento delle rievocazioni storiche, degli eventi, quindi un obiettivo più che concreto mi verrebbe da dire, ecco qua. Salutiamo sicuramente Edoardo, amico del gruppo storico General Clair, Zuavi della Guardia. Ciao Edo, grazie di essere entrato nella live. E anzi, con il gruppo del General Clair siamo stati a Nizza, quando è stato a fine ottobre. Sì, ottobre. Ecco, a ottobre siamo stati a Nizza. Evento, davvero. Mamma mia. Anzi, te che hai fatto l'ufficiale, esatto, la prima esperienza ufficiale. Sul Flambeur. Esatto. Che dire, un bellissimo evento in una bellissima cornice all'interno di Villa Massenà, di questo generale di Napoleone I, che ha debuttato nella campagna d'Italia, nella prima campagna d'Italia, quindi, e poi ha seguito con Napoleone l'ascesa di questa nuova elite di generali, quindi potete immaginare anche la bellezza della villa, che ora è un museo proprio sul lungomare. E ovviamente eravamo accompagnati da altri rievocatori come gli Zuavi della Guardia, la qualità della Guardia, che è la Guardia, che è quella che ha permesso la vittoria nella battaglia di Solferino, quando Napoleone era lì e lì che non sapeva bene cosa fare, verso le 11 del mattino la battaglia era incerta. Gli viene suggerito: non fate come vostro zio alla Moscova, usate la Guardia. Ebbene, mandò non gli Zuavi in quel giorno, in quel momento, ma i volteggiatori, che fecero il lavoro sporco, diciamo, e scacciarono gli austriaci dal colle. Sì, anzi abbiamo le testimonianze di quei volteggiatori, indico qua perché c'è il racconto della seconda guerra d'indipendenza. Non sono marchette, non ci danno nessun soldo, quindi sarebbe bello ragazzi, sarebbe bellissimo, ma non ricevevamo un soldo Aspetta che guardo l'Iban, no, ancora niente, quindi signor Massimo Rocchi, giusto? No, sto scherzando, però dicevo di questo suo libro in cui si parla proprio del momento dell'attacco della Guardia. Sì, questo fase, diciamo, una delle ultime fasi dell'attacco al colle. C'è questo capitano, voi pensate, della Guardia, dei volteggiatori, quindi unità elite dell'elite, il meglio che la Francia poteva schierare. Ebbene, voi starete pensando che questo capitano sta attaccando con una compagnia, con alcune centinaia di uomini. Ebbene, in realtà no. Si trova ad attaccare Piazza Castello
dovete immaginare un po' com'è il paese di Solferino. Si erge su un colle, su una piccola collina, e su questa collina sorgono da una parte la Rocca, che in questo momento non ci interessa, dall'altra parte proprio Piazza Castello, una piccola piazza circondata da 4 mura, proprio per questo Piazza Castello, ed era colma di austriaci. Alcune stime davano 600, 700, 800, si è detto anche 1000, probabilmente 1000 non erano, però più di 500 austriaci. Ebbene, lui li ha attaccati con un manipolo di uomini, 6-7 uomini al suo fianco, entrano, vengono colpiti da una raffica, e noi siamo abituati a pensare alle raffiche di mitragliatrici, di fucili della prima, della seconda guerra mondiale e delle armi, degli odierni fucili d'assalto, gli M4. Pensiamo che questi soldati venissero uccisi tutti, invece no, perché com'è che erano le armi nell'Ottocento? Sebbene alcune armi fossero rigate, altre no, gli austriaci avevano quelle rigate, ma chiedo a te qual era la reale efficacia di questi moschetti? Ma è un periodo, lo accennavamo prima, di una fortissima evoluzione tecnologica, letteralmente, e qua ne abbiamo una testimonianza, visto che parliamo di fonti stasera. Abbiamo il Trivini Bellini, che parla con la sua opera Le armi e i proiettili del 24 giugno 1859, che parla specificatamente delle armi che sono state usate, ma perché poi ritrovate proprio sul campo di battaglia dopo lo scontro. E quello che salta fuori, che possiamo capire, è che era un periodo di estremo evoluzione, di una velocissima evoluzione dal punto di vista militare. Infatti per il lato francese abbiamo una dotazione prevalentemente di canne rigate. Pensiamo al 1842T, al 1850 alla carabina 1853 utilizzata dagli chasseurs à pied. Anzi, ricordiamo che il 6º battaglione chasseurs à pied è proprio una parte della nostra associazione, che utilizzava proprio queste carabine rigate con una capacità di sparo abbiamo le tabelle proprio di tiro a segno in caserma, sono sui 300-350 metri, ma erano presenti anche sempre nella parte francese anche le armi lisce. Infatti noi come rievocatori utilizziamo delle armi lisce, ok, che vanno dal 1822T. Il tuo è 1822? 42. E 42, ecco, 42 anche il mio. Invece il tuo cos'è che è? Anche il mio è 1842. 42, esattamente. Poi c'erano anche 1822T, sì, esatto, i convertiti, che nascevano come pietrafocaia, ma poi appunto lattista per trasforme diventano aluminello. Certamente, ecco, il sistema aluminello era utilizzato su tutti i fucili, quindi la pietrafocaia la lasciamo a Napoleone Bonaparte. E comunque, ecco, dicevo, un periodo di fortissimo sviluppo, dove ormai la carica alla baionetta, leggendaria carica alla baionetta, il braccio di ferro, così chiamato dai francesi, si utilizzava pochissimo, proprio perché il fucile andava a migliorarsi, a diventare più preciso, a tenere salvi un maggior numero di soldati stando lontani, e poter sparare appunto con una gittata maggiore. E poi, per non parlare, non lasciatemi parlare del mio amore. Se iniziamo a parlare del sistema Light qua, ragazzi, cioè noi che revochiamo i francesi, cioè mi spiace per gli austriaci connessi, però non c'è storia, non c'è storia. Il Light, l'arma segreta che venne portato. Pensate che gli artiglieri francesi ricevettero il manuale di utilizzo della Light poche settimane prima dell'ingresso proprio in Italia, perché meno informazioni c'erano in circolazione riguardo la Light, maggiore era la riservatezza, la segretezza su questa nuova arma, che ricordiamo spara a circa 2750 metri, se il mio collega conferma, ecco qua. E se ne volete vedere uno fantastico, bellissimo, e gli potete dare anche un bacino, si trova a Solferino, al Museo del Risorgimento, appunto a Solferino.
segretezza nelle armi, una caratteristica dei francesi. Pochi anni dopo, meno di 10 anni dopo, iniziano a comparire le prime mitragliatrici a canne rotanti, le Gatling per gli americani usate dai nordisti nella guerra civile, e anche i francesi iniziarono a sviluppare le loro mitragliatrici. Ebbene, vennero tenute nascoste, segrete, nessuno sapeva, non pensate che i fanti non conoscessero, ma neanche gli ufficiali, neanche altri ufficiali sapevano dell'esistenza, del funzionamento, di dove fossero nascoste, perché ovviamente l'idea è: queste armi dovranno essere un segreto finché non scoppia una guerra, e quando attaccheranno ci sarà una guerra con i prussiani, perché ovviamente l'idea che un conflitto prima o poi doveva esserci contro i prussiani, contro i tedeschi, insomma usiamo un po' la dicitura che più si preferisce. Ebbene, fu fatale. Però se nel 59 è stato un successo l'arma segreta sfoderata al momento giusto, nel 70, quando nella confusione di un'invasione, questa segretezza possiamo dire che li ha traditi. Quest'arma che avrebbe potuto cambiare le battaglie di Gravelotte, di Sedan, così purtroppo non è stata sfruttata. Lanciamo l'easter egg, verosimilmente ci collegheremo anche in Francia, Gravelotte, Sedan, battaglie a cui verosimilmente l'Associazione Vivo Risorgimento parteciperà in futuro. Oh, certo. Quindi lanciamo anche questo easter egg. Rimanete connessi al profilo Instagram, perché appunto, come diceva Fabio, quest'anno ne vedrete delle belle. Veramente. E pensate, voi 5 persone che siete collegate in questo momento, queste informazioni le sapete solo voi. È top secret, esatto, come il Laït e il mitrailleur francese. Esatto, bene. Ecco, eccoci qua. Quindi, diciamo che qua mi stanno sussurrando all'orecchio che si potrebbe fare un altro spoiler. La notizia in realtà ufficiale è già uscita sulla pagina Facebook, seguiteci su Facebook, ovvero che Vivere il Risorgimento, delle tante novità del 2024, c'è anche quella che si sta cimentando in una nuova sezione, ovvero... Faccio vedere, lasciamo un po' un po' di suspense. Abbiamo un documento storico. Faccio vedere solo... Basta. Ok? A voi? È difficile, però è interessante. Ti sto guardando benissimo. Ok, va bene. Allora ragazzi, qualche altra questione? Dal pubblico ci sono domande, perplessità, patemi, come si dice sempre alle lezioni universitarie. Esatto. Ecco. Patemi, perplessità, Patemi, basta lezioni. No? Allora... Minuto categorico parte ora. Sì. Servirebbe una musichina tipo quella dell'ascensore. È la prima live, poi ci sistemiamo anche con il sound. Dopo ci organizziamo con l'attrezzatura, facciamo i fighi dopo, non è un problema. Sì, sappiamo tentare che sei qua, ciao. Scrivendo Gue, però. Gue, io sono qua, va bene. Anche a me piace il Gue Pechegno. Gue Pechegno, magari. Che si è connesso anche lui in questo momento. Avremo un pochettino più di visibilità, ecco. Ok. Signori, è stato un piacere. Da il tavolo di ricerca di Vivere il Risorgimento, quali Fabio, Leonardo e il Carletto. Questo è tutto per stasera, ma ripeto, stay tuned, perché di novità ce ne saranno e parecchie. Buona serata ragazzi. Ciao. Ciao. Oh.